ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ragazze mie, lo so che state praticando come se non ci fosse un domani. Nel post in community vi avevo scritto almeno 3-4 volte a settimana la sequenza fluida, la state facendo tutti i giorni, ma io vi ho lasciato quel margine di dubbio, ma forse la Francesca se voleva scrivere tutti i giorni, sì. Volevo scrivere tutti i giorni, ho detto vabbè, lasciamo quel margine così, magari no, ho lasciato il margine, però la state facendo tutti i giorni. Brave, brave ragazze mie, ragazzi, grazie per la determinazione, l'amore e per tutto quello che state facendo. Non ho avuto modo di leggere tutte le mail che mi sono arrivate in questa settimana, perché ho avuto tanto da fare, stiamo lavorando tantissimo e quindi sono felicissima che state facendo le pratiche in modo pedissequamente, cioè in modo proprio ogni giorno, voi non avete idea di quello che sperimenterete, lo dico soprattutto per le ragazze nuove perché le nostre veterane già lo sanno. E la comunione col tutto e quindi realizzazione, obiettivi, si sciolgono attaccamenti, si sciolgono paure e quindi tutto quel programma che offro liberamente sul canale è proprio per realizzare il vostro sogno più grande, che è quello della liberazione da paure, attaccamenti e resistenza. E per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi lo trovate sotto all'info box il reindirizzamento al post che ho messo per seguire tutti i passaggi della nostra scuola, in modo tale che possiate andare a praticare ed essere sempre più eccitate anche nelle letture di tarocchi che poi facciamo, perché poi quando dico una cosa, ah sì, è vero, perché mi sono ricollegata a quello. Bellissimo, meraviglioso, lo studio che state facendo, grazie, eternamente grazie. Allora, ragazze mie, ragazzi, che giorni turbolenza. Sì, ho in mente di farvi un podcast sul Kali Yuga, ma proprio da sogno. Però forse, come ho detto la settimana scorsa, ci metterò forse 7 mesi, forse 2 mesi, forse 2 giorni. 2 giorni no, perché sono passati da quando l'ho detto l'ultima volta. Però sapete che io devo passarvi le informazioni in modo chiaro, efficiente e efficace. Allora, va bene, dai. State praticando, stiamo praticando tutti, grazie. Per le consulenze, ragazze mie, ragazzi, un po' di pazienza. È bellissimo, un po' di pazienza perché a poco vi leggerò tutti, perché siete tantissime ed è bellissimo. Quindi a poco. Intanto, ragazze mie, ragazzi, praticate, in modo tale che poi quando andiamo a fare una consulenza è già tutto chiaro, in modo tale che l'informazione entra, apre e si risolve, ok? Ma come stanno facendo tutte le nostre ragazze e ragazzi, studiate e praticate, perché il mio obiettivo è quello che possiate un giorno non avere più bisogno di me ed essere autonome e autonomi nella vostra interezza, va bene? Quindi, ragazzi miei, ragazzi, partiamo questa settimana dal 18 al 24 agosto con questa meravigliosa luna calante. Andiamo a fare, come di consueto, 2 varianti dove andiamo a vedere tutto quello che accade in questa settimana a livello generale, pratico, lavorativo, di corpo, di spirito, di anima. Poi andiamo a vedere la parte amorosa, uguale, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, vediamo l'amore per te. Sì, che vi stavo dicendo? Guardate il vostro segno zodiacale e ascendente che è uscito per il mese di agosto, lo trovate nella playlist, sapete, playlist, no? Oh, come faccio a farvi vedere? Allora, playlist, trovate agosto 2025, segni zodiacali, in modo tale che andate a fare anche le pratiche lì, per voi, uscite dal vostro segno zodiacale, e basta, ragazzi, partiamo, dai! Un po' incoglionito oggi, però va bene, più del solito. Quindi meglio, più ampliata di coscienza, meglio. Allora, mettiamo i tarocconi, questi di Fabrizio Spadini, bellissimi, e poi ci mettiamo gli altri tarocconi, questi. Non chiedetemi come si chiamano, ragazzi miei, non me li sto ricordando. Come vi ho detto anche l'altra volta, gli scatoli sono giù in cantina, tutti sigillati, e non mi ricordo come si chiamano.
100.000 tarocchi, non mi ricordo. Quindi questi qua, lasciatevi ispirare dalla mostra, sto babbettando, vedi, ecco appunto, dalla vostra maestria. Prima o seconda, sotto l'info box c'è la timeline di ogni mazzo, ok? E partiamo dal primo. Allora, vediamo dal 18 al 24 agosto. Vediamo un po'. Mettiamo 7 carte. Sette carte per le mie ragazze e i miei ragazzi. Cosa accade in questa settimana e come indirizzare al meglio la nostra energia per la realizzazione dei nostri obiettivi. Allora, prima carta, energia dominante della settimana. Qual è il grande tema? Qual è l'archetipo che si attiva? L'archetipo è la forza, no? Quello che per la psicologia si chiama archetipo, per lo sciamanesimo sono gli dei, ok? Allora, sono gli dei, le forze, le istanze. Bene, prima carta, energia dominante. Seconda carta, dove mettere energia, cosa fare praticamente, le azioni consigliate, dove investire tempo e cura. Terza carta, cosa evitare o lasciare andare, quale strada non percorrere, quali zavorre lasciare. L'aiuto visibile, cioè le persone, le situazioni con le quali avrai a che fare, che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile. L'aiuto invisibile, cioè l'aiuto spirituale, interiore, che può essere una risorsa dell'anima, una sincronicità che ti sostiene. Ok. Poi, quale ombra integrare o guardare in faccia, cioè quale paura o ferita o schema superare, no? Vediamo. Aspetta, ma se la metto qua la vedete? Ok, la metto qua. La vedete, ragazzi? Ok, facciamo una cosa, guarda, spostiamo un po' le pietre. Così, 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 così e così. Si vede? Ok. E poi l'ultima carta, il potenziale compimento, risultato della settimana. Come si potrà chiudere la settimana? Il frutto che maturerà. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accade in questa settimana? Andiamo a vedere. Allora, energia dominante, archetipo. Qua abbiamo un 5 di spade. Ok, allora, il 5 di spade mi sta dicendo che ci possono essere delle tensioni come archetipo, no? Vecchie battaglie che si riaprono. Cioè come se il vento portasse delle parole un po' taglienti, un po' sguardi che non comprendono. Sapete il 5 di spade nei Rider-Waite, no? È l'archetipo del conflitto qua, cioè non è tanto un conflitto esterno, perché è mentale le spade, è un conflitto interiore, cioè il guerriero che vuole vincere a tutti i costi e la parte di te che invece vuole fare un altro tipo di battaglia. C'è la parte di te che vuole vincere sugli altri e la parte di te che vuole fare un altro tipo di battaglia interiore contro le sue stesse resistenze. Lo spirito qua ti invita a riconoscere che non sempre la vittoria ha il sapore della verità. A volte è solo il frutto di un'illusione dell'ego. Quindi a livello pratico questa carta ti dice, con questo archetipo in questa settimana dal 18 al 24, evita di alimentare discussioni oppure di cercare di avere l'ultima parola. Questa settimana la forza sta nel disinnescare, non nel contrattaccare.
Analizza dove stai sprecando energia, ok? In delle discussioni o guerre inutili, e ritirala da lì, ritirala da lì. Vediamo dove mettere l'energia invece. 3 di spade, quante spade? Abbiamo la mente qua. Allora, dove mettere energia? Questo arcano ti chiede di guardare il dolore senza fuggire. È lì che devi investire energia. È il rito di passaggio del cuore sciamanico, mi spiego, cioè la ferita è la porta, non è il muro. La ferita non è il muro, è la porta. Quindi a livello pratico ti dice di mettere energia nella guarigione delle tue ferite relazionali. Affronta conversazioni difficili, scrivi anche, scrivi lettere che magari non manderai, pratica il perdono verso te stessa e verso chi ti ha ferito, ma non il perdono da vittima, no? Lo sappiamo bene. Voi che state facendo le pratiche dei 21 giorni è perfetto, non c'è bisogno che dovete fare nient'altro, vanno bene quelle. E il perdono verso te stessa e verso chi ti ha ferito è la consapevolezza che l'altro è un aspetto dell'anima che ti chiede di essere risolto. L'altra persona non esiste. L'altra persona, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. L'altra persona è la maschera del divino, che te la manda lì affinché tu possa vedere lo scenario che la tua anima vuole farti sperimentare, per farti sperimentare un certo tipo di emozione. Quindi investi il tuo tempo in questi giorni nella cura emotiva. Pratica uno yoga sciamanico, fai la meditazione, respiro consapevole, passeggia in natura. Questo è cosa devi fare in questa settimana per investire il giusto tempo, la giusta energia nelle cose, per non disperderla. Ok. Vediamo cosa evitare, cosa lasciare andare. Ah, così stiamo in questa settimana. Questa è la settimana di transito, proprio. Morte, la morte. Anche se è bellissimo con questo disegno. Allora, l'ombra della morte non è il cambiamento, è il rifiuto del cambiamento. Cioè questa carta qui, in questa posizione, da evitare, ti dice non forzare chiusure premature. Non uccidere ciò che può ancora dare frutto, mi spiego? Ti dico a livello pratico cosa di fare. Evita decisioni drastiche dettate dall'impulso o dal rancore. Non si prendono decisioni drastiche in questa settimana. Evita decisioni drastiche dettate dall'impulso o dal rancore. Non tagliare dei ponti per orgoglio. Se c'è un passaggio, in questa settimana lo vediamo che c'è, che avvenga con consapevolezza e non come atto impulsivo, cioè non fare cose impulsive. Ok. Andiamo a vedere adesso l'aiuto visibile. Vediamo qual è l'aiuto visibile in questa settimana. Abbiamo l'8 di coppe, sì, qua è proprio il passaggio, è un passaggio. L'aiuto visibile è una situazione che ti porta a un cambio emozionale verso una terra sconosciuta delle tue emozioni. Cosa voglio dire? Una persona alleata in questa settimana può essere colui o colei che ti mostra la via del distacco sano. Un amico, un'amica, una conversazione, un evento che ti aiuta a capire cosa non ti nutre più. Per esempio, potrebbe arrivare un invito oppure un'opportunità per allontanarti fisicamente o emotivamente da qualcosa di pesante. Allora cosa ti dice questa carta? Accoglilo. Anche una breve pausa, oppure un viaggio. Un viaggio può darti qua la prospettiva che ti manca. Una breve pausa, un viaggio anche di 10 km. Mi spiego, uno spostamento, perché è nella posizione dell'aiuto visibile. Ok. Vediamo l'aiuto invisibile, no? La risorsa interiore, l'amante mistico, lo spirito guida. Vediamo. E il cavaliere di denari. Sa, colui che sa. Lo spirito del cavaliere di denari qua cammina piano, però non si ferma mai. Piano, 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 non si ferma. Questa è la forza della perseveranza.
del fare piccoli passi costanti anche nei giorni difficili. In pratica ti dice questa carta, mantieni le tue routine sane, mantieni la tua routine sana, cioè corretta alimentazione, il giusto esercizio, uno yoga sciamanico, l'organizzazione del lavoro. Non serve fare tanto, ti dice il Cavaliere di Denari. Serve fare ogni giorno qualcosa che ti avvicini al tuo obiettivo. Va bene? Lascia che queste emozioni lavorino, vai piano piano, piano piano, piano piano. Andiamo a vedere qual è l'ombra da integrare in questa settimana, qual è, che può essere una paura, una ferita, uno schema da superare. Il 4 di bastoni. Il desiderio, allora, l'ombra di questa carta è il desiderio di casa come rifugio sicuro, mi spiego, che però diventa prigione. Cioè a volte ci aggrappiamo a una stabilità apparente per paura di crescere. A livello pratico, per esempio, chiediti se stai trattenendo delle situazioni o se stai trattenendo delle relazioni oppure se stai trattenendo dei ruoli solo per la sicurezza che ti danno, ma che in realtà ti limitano. Mi spiego? Quindi chiediti se stai trattenendo delle situazioni, delle relazioni o dei ruoli solo per la sicurezza che ti danno, ma in realtà ti limitano. Allora, domandona chiave, ragazze e miei ragazzi, scrivimela sotto ai commenti oppure sul tuo quaderno rituale. Domanda chiave per questa settimana. Sto cercando stabilità o sto evitando il cambiamento per paura? Va bene? Adesso vediamo il potenziale compimento di questa settimana, cioè il frutto della settimana. E qua abbiamo un 4 di denari. Il 4 di denari, guarda, il frutto della settimana è un nucleo solido fondamentalmente, cioè tenere stretto ciò che conta davvero, proteggere le tue risorse interiori ed esterne anche. Questo è, però attenta o attento a non stringere troppo, oppure, sai, se stringi troppo, no, il seme poi non germoglia, lo tieni stretto, quindi a livello pratico organizza le tue finanze. Rivedi alcune spese, alcune entrate, proteggi il tuo tempo e la tua energia da chi non li rispetta, però lascia anche una piccola finestra aperta per il nuovo. Va bene? Fondamentalmente quello che sto vedendo in questa settimana è una settimana di confronto interiore, no? L'unica carta di coppe qui con l'8 di coppe nella quarta posizione, l'aiuto visibile, sono proprio situazioni che gli eventi, questo evento qua ti spinge a lasciare andare il conosciuto, è un cambio emozionale, no? Quindi è una settimana di confronto interiore, cioè riconoscere i conflitti, guarire il cuore, non agire d'impulso, accogliere il distacco sacro, mantenere disciplina, smettere di aggrapparsi a una falsa sicurezza e proteggere ciò che conta davvero. Quindi fondamentalmente questa stesa mi sta parlando proprio di questo equilibrio in questa settimana tra protezione e apertura. Ci sono delle tensioni, delle ferite che chiedono attenzione qua, ma la via d'uscita non è la chiusura impulsiva, ma il distacco consapevole e la costanza. L'aiuto arriva sia dall'esterno, chi ti invita a spostarti da ciò che non ti nutre, sia dall'interno, disciplina e pazienza. E l'ombra sta qua nell'eccessivo attaccamento alla stabilità apparente. Ecco, lavorare su questo aspetto sbloccherà tutto, movimento e vitalità, va bene? Nelle varie aree di vita, per esempio il lavoro e l'economia, questa stesa mi dice il 5 di spade, qua con il 3 di spade, mi indicano delle tensioni, delle incomprensioni o delle ferite legate alla sfera professionale, mi spiego? Per esempio possono esserci delle divergenze con colleghi oppure clienti, oppure la sensazione di non essere valorizzata o valorizzato.
La morte qua in posizione di evitare, no? Avverte di non tagliare dei ponti o dei progetti di getto, no. Mentre l'otto di coppe suggerisce che qualcosa va ridimensionato o lasciato alle spalle gradualmente. E il cavaliere di denari qua è proprio la tua risorsa interiore, ti dice lavoro costante, piccoli passi, senza farti destabilizzare dal clima emotivo. E il 4 di denari come compimento qua della settimana ci parla di proteggere le tue risorse finanziarie, evitando delle spese superflue e anche consolidando ciò che hai già. Va bene? Invece a livello di relazioni e affetti, l'amore lo vediamo dopo, però già dalla prima stesa è quella centrale, no? A livello di relazioni e di affetti, qua emerge il bisogno di chiarire dei malintesi. Chiarire malintesi, eccoli qua. Ma senza chiudere drasticamente i rapporti. Va bene? Potresti ricevere un aiuto qua o un consiglio da una persona che ti incoraggia a prendere le distanze da situazioni emotivamente stancanti. L'ombra del 4 di bastoni qua mi dice, mi mostra la paura di uscire da alcune dinamiche note, la paura di uscire da alcune dinamiche note, cioè che sai già, anche se non ti nutrono più queste dinamiche, c'è un po' di paura a uscire da quelle dinamiche. Ecco, la settimana porta con sé la possibilità di preservare legami solidi e sicuri, ma richiede che tu apra qualche finestra per far entrare aria nuova. Ok? Tutto gradualmente, ragazze mie e ragazzi, gradualmente. A livello qua di corpo e di benessere, guarda, ci può essere un po' di stanchezza in questa settimana perché l'energia mentale del 5 di spade può tradursi un po' in delle tensioni fisiche, un po' contratture, stanchezza, e il 3 di spade qua suggerisce di ascoltare il corpo nei momenti di dolore emotivo. Ok? Perché cuore e respiro, no, sono legati. L'8 di coppe qua come aiuto visibile ti dice che anche una breve pausa, un weekend di distacco o di natura può ricaricarti. Il cavaliere di denari qua è la costanza in abitudini sane, ragazze e miei ragazzi. Idratazione, alimentazione semplice, movimento dolce, lo yoga sciamanico è perfetto. Va bene? Sì. A livello di anima, di percorso spirituale, la sfida della settimana è trasformare il conflitto in consapevolezza, non reagire alle provocazioni, ma usare ogni frizione come uno specchio. L'8 di coppe qua è il rito di passaggio sciamanico del lasciare la riva per attraversare il fiume. E il cavaliere di denari qua ti sostiene con costanza nel cammino. L'ombra del 4 di bastoni qua ti invita a non trasformare la casa dell'anima in una prigione. E il 4 di denari ti insegna a custodire ciò che è sacro senza cadere nella paura di perdere. Quindi questa è la settimana di prova e consolidamento. Le sfide emotive ti mostrano dove stai disperdendo energia. La via della pazienza e costanza e distacco sacro è la via quella giusta, proteggendo ciò che ami senza aggrapparti alle cose che ami per paura. Ok? Adesso andiamo a fare l'amore, però già da questa prima stesa sull'amore io ti posso dire che sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, proprio l'archetipo, no? Ti posso dire che c'è una tensione iniziale che può derivare da incomprensioni, da alcune ferite che sono ancora vive, no? 5 di spade e 3 di spade. È importante non prendere decisioni drastiche in questa settimana in preda all'orgoglio o alla paura. Il distacco sano di 8 di coppe può aiutarti a vedere le cose con più chiarezza. Per esempio, se sei in coppia, il cavaliere di denari indica lavora con pazienza sulla relazione. Se sei single qua, l'amore in arrivo si muove lento ma solido. E l'ombra del 4 di bastoni parla di non restare bloccata o bloccato in un'idea di sicurezza che non permette la crescita. Il 4 di denari indica la tentazione di chiudere il cuore, no?
No, non voglio sentire niente. Il 4 di denari dice proteggilo, ma non blindarlo. Va bene? Ok. Tu stai riprendendo che io parlo? Sì. Allora, vediamo adesso cosa ti dicono gli oracoli in questa settimana. Allora, mettiamo uno. Mettiamo uno qua e un altro. Ah, voglio metterci gli altri oracoli. Dove li ho messi? Eccoli. Ma li metto da un po'. Questi. Gli oracoli della magia di Eywa, di Avatar. Allora, vediamo cosa ci dicono gli oracoli. La sapienza. Sarai guidato verso la comprensione della legge cosmica. Troverai nutrimento nell'amore per la solitudine, nella meditazione, l'introspezione, acquisizione di saggezza. Dimmi se non è questa il succo di tutto quello che ti ho detto. Questa è la settimana di introspezione. Acquisendo saggezza e comprensione delle leggi cosmiche. Sì. Angelo Nitaya. Vediamo la magia di Eywa. Tono Wari, capo clan concentrazione. Il capo clan ti ricorda che è importante concentrarti sul tuo potere. Saggezza di nuovo qua. Saggezza di nuovo qua. Quindi è importante concentrarti sul tuo potere, saggezza e bellezza. Non lasciarti sedurre da ciò che sembra sbagliato in te o nel mondo. Concentrati sui tuoi tratti positivi. Alimenta la tua luce con più luce, finché non ti senti veramente potenziato. Allora ci sarà poco bisogno di agire, poiché risolverai tutte le situazioni dall'interno. Cioè, ma vi rendete conto che sta parlando dell'innesto dei cristalli arcobaleno? Quello che abbiamo fatto nel rituale sciamanico risveglia il tuo potere occulto. Quindi, ragazze mie e ragazzi, in questa settimana intensifichiamo con il rituale dell'innesto della spada di luce dei cristalli arcobaleno per risolvere tutto all'interno. Fatelo, anche se non riuscite a fare alcune posizioni, piano piano, dice il Cavaliere di Denari, piano piano. Ok? Ok. Sì, ragazze mie e ragazzi, questa è la settimana di una svolta interiore. Ok? Ok, quindi tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore. Ci spostiamo queste, ce le mettiamo a questa così, a questa così, 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 così. Aspetta, fammi mettere giusta. Ok, allora. Vediamo l'amore, prendiamo queste. Allora, vediamo un po', mettiamo anche qui 7 carte, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo cosa accade in questa settimana nell'amore. Allora, energia amorosa dominante in te. Seconda, l'azione o l'atteggiamento consigliato per te in questa settimana sull'amore. Terza carta, l'ombra tua personale, una paura, una ferita, uno schema tuo. Quarta carta, l'energia dominante nell'altra persona o nell'amore che arriva, no? Se hai una persona nel cuore è quella, altrimenti l'amore che arriva, l'energia dominante nell'altra persona. Le intenzioni dell'altro nei tuoi confronti, chiunque l'altro sia, o dell'amore che arriva da te.
l'ombra dell'altro. E poi il punto di incontro, cioè la possibile evoluzione. Ok, allora anche qua facciamoci un bel soffio. Cosa accadrà nell'amore? Allora andiamo a vedere l'energia amorosa dominante in te in questa settimana. E qui abbiamo un bellissimo 6 di bastoni. Porti nell'amore tu una vibrazione di riconoscimento, no? Di fiducia, cioè vuoi essere vista, visto, vuoi essere apprezzata, vuoi essere celebrata, ma anche offrire, no? Offrire anche sostegno a chi ami. Questa è l'energia dell'amante che sa il proprio valore, mi spiego, e lo mostra al mondo. Praticamente qua io ti vedo che hai un atteggiamento vincente. E questa carta ti dice usa la tua sicurezza per comunicare apertamente i desideri e i limiti, cioè non accontentarti di attenzioni tiepide. Questa settimana chiedi reciprocità e rispetto. Ok, vediamo adesso l'atteggiamento consigliato per te in base alla tua energia di questa stesa. Il 6 di denari. Allora, mantieni equilibrio. Offri ascolto, offri cura, gesti concreti, ma nota se sei solo tu a dare tutto questo, cioè offri ascolto, cura all'altra persona, alle altre persone, ma nota insomma se la bilancia pende solo da un lato, cioè se dai assicurati di ricevere in modi che ti nutrono davvero, va bene? Sì. Ok, andiamo a vedere qual è la tua ombra personale in questa settimana nelle relazioni. E c'è il paggio di bastoni. Guarda, a livello poetica sciamanica quest'ombra tua mi parla del fuoco, no? Fondamentalmente per te l'ombra è il fuoco che si accende e si spegne in fretta, perché è all'ombra, cioè l'entusiasmo che può bruciare troppo presto, no? Oppure una certa ingenuità che ti fa correre prima di vedere bene il sentiero. A livello pratico bisogna fare attenzione alle idealizzazioni, cioè non proiettare sull'altro delle qualità che ancora non ha mostrato fondamentalmente, non lo idealizzare, ecco. Cioè procedi con curiosità, ti dice questa carta, ma anche con discernimento. Quindi io mo ti faccio una domanda chiave sull'ombra. Rispondimi sia o qua sotto ai commenti se ti va, oppure sul tuo quaderno rituale, perché questa è l'ombra della settimana sull'aspetto amoroso con la quale ti confronterai. E già noi la mettiamo in luce, no? Così da fare di ogni relazione, di ogni incontro che arriva un'esperienza evolutiva. Perché l'esperienza senza la conoscenza è vuota. Ok. Allora, la domanda che ti faccio è: sto guardando l'altro per ciò che è? Oppure per ciò che spero che sia? Chiavona. Chiavona no, nel senso domanda chiave. Volevo dire una chiave grande, chiavona. Che in alcune parti chiavona è un'altra cosa. Vabbè, una grande chiave, una domanda della grande chiave. Vabbè, vai avanti, Francesco. Una grande chiave, ok. Big key. Allora, andiamo a vedere l'energia dominante nell'altro, cioè nell'altra persona che tu la possa conoscere, oppure che sia l'energia l'altro che viene a te in questa settimana, chiunque l'altro sia. E qua abbiamo la regina di coppe. L'altro porta un'energia molto sensibile, empatica, accogliente. L'altro porta un cuore aperto, capace di nutrire a livello emotivo, ma anche molto delicato e soggetto a fluttuazioni. Cioè, nella misura in cui è aperta emotivamente, ti dà, no, l'altra persona, però è anche molto soggetto a fluttuazioni, un po' di lunaticità. Quindi a livello pratico potresti percepire una grande dolcezza dall'altra parte, chiunque l'altro sia, disponibilità emotiva, però potresti anche percepire il bisogno da parte di questa persona di protezione e di rassicurazione, ok? Da parte sua, cioè vuole essere rassicurata questa persona, vuole essere protetta. Vedo questa energia qui, chiunque l'altro sia, ok?
Vediamo quali sono a questo punto le intenzioni dell'altro nei tuoi confronti in questa settimana. Quindi se non hai nessuno, adesso ti dico comunque, facciamola finita, stavo dicendo, finiamola prima. Ok, qua c'è l'8 di spade, c'è un blocco qua. L'altra persona desidera, però si sente vincolata o vincolato, è un po' prigioniera delle sue paure, un po' prigioniera di situazioni o di pensieri limitanti, mi spiego? Cioè, potrebbe voler avvicinarsi a te, ma non sentirsi libero di farlo, oppure di temere le conseguenze di un passo in più. Quindi le sue azioni potrebbero essere più timide delle sue emozioni, che voglio dire che dietro a un piccolissimo gesto ci potrebbe essere una grande emozione, però si sente un po' incatenata, mi spiego? Perché vediamo, andiamo a vedere qual è l'ombra dell'altra persona. Ah, la luna, ecco perché. Confusione emotiva. Allora, la sua ombra è la confusione emotiva. La sua ombra è la difficoltà a distinguere intuizioni da paura. Cioè potrebbe vivere questa persona dei momenti di incertezza oppure non dire tutto per timore di ferire, cioè potrebbe non dirti tutto per paura di ferirti. Un po' di incertezza c'è qua. Ah, guarda, ti dico a livello pratico, non forzare chiarimenti immediati, no. Lascia che l'altro attraversi la sua nebbia, ma tieni alta la tua chiarezza interiore per non farti trascinare in confusione. Ok? Vediamo cosa succede alla fine. Il ponte tra voi due. Il ponte. Ah, beh, qua abbiamo un paggio di denari. Il ponte tra voi è un inizio concreto, piccolo ma reale. Mi dice che c'è un gesto, un messaggio, un invito, un passo che mostra un interesse tangibile, no? Cioè, e questo è il seme di qualcosa che può crescere lentamente. A livello pratico mi dice concentrati su ciò che si può costruire nella materia. Fissa un incontro, parlare di progetti comuni, definire azioni semplici ma chiare. Non è soltanto la parte 2, è anche quello che farà l'altro, quindi piccolo ma concreto. Ok? Guarda, il riassunto di questa settimana è che l'amore è un gioco di equilibri, mi dice qua. Tra il tuo desiderio di essere vista o visto, e apprezzato o apprezzato, e il bisogno di dare e ricevere in modo equilibrato. L'altra persona ti porta dolcezza, ma ha blocchi mentali e confusione, che possono rallentare l'espressione piena di questa persona. Il potenziale incontro c'è, assolutamente, però richiede piccoli passi. Ricordati che l'ombra per te non è idealizzare, non lo devi idealizzare questa persona. Devi vedere per quello che è, a poco, va bene? Guarda, stavo osservando con la lettura generale, no? Guarda, allora, osservandolo con la lettura generale, mi dice non entrare in conflitti inutili. Guarisci vecchie ferite emotive. Evita dei tagli drastici. C'è un distacco sano. Costanza e protezione delle risorse. Allora, che significa questo nell'amore? Nell'amore tutto questo significa non alimentare discussioni o delle prove di forza. 5 di spade, 6 di bastoni. Non alimentare discussioni o prove di forza. Curare vecchie ferite per non proiettarle sull'altro. 3 di spade, paggio di bastoni. Cura le vecchie ferite per non proiettarle sull'altro. Evita di chiudere relazioni di impulso. Qua avevamo, dove stava? Eccola. Evita di chiudere situazioni di impulso. Qua abbiamo la morte e la luna. Accetta piccoli passi come crescita reale. 8 di coppe e paggio di denari. Coltiva stabilità, ma senza rigidità. 4 di bastoni, 4 di denari, 6 di denari. Coltiva stabilità, ma senza rigidità. Praticamente, in sintesi, la tua vittoria in amore questa settimana non sarà vincere l'altro, ma sarà creare un equilibrio concreto tra ciò che dai e ciò che ricevi.
Come? Facendolo, proteggendo il cuore tuo senza murarlo, ok? Questo è il senso. Sì. Allora, vediamo l'altra persona, lo facciamo su questi, sulla regina di coppe. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei, che non lasciano spazio a dubbio nelle emozioni che muovono i passi di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto, nell'info box in descrizione. Allora, cosa ti dice questa persona? Come si muove? Ha un'energia molto femminile questa persona che si rivolge a te in questa settimana, che sia uomo o donna non importa, è l'energia femminile, no? Vediamo cosa muove i suoi passi verso di te o le emozioni nei tuoi confronti. Un aiuto vuole questa persona, vuole essere protetta, compresa, aiutami ti prego. La luna, regina di coppe, vuole essere compresa, compreso, aiutami ti prego. Magari tu proietti su questa persona una cosa diversa, cioè, di quello che vorresti, no? Non la vedi com'è questa persona, c'è molta sensibilità in questa persona, qua proietti una voglia di vedere del fuoco, invece questa persona è più, diciamo, un fuoco delle acque. Aiutami ti prego, ti dice, vuole comprensione, cos'altro? Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Questa persona abbiamo una promessa di fare uno slancio che non ha mai fatto nella sua vita. Abbiamo promesse di qualcosa, di uno slancio che non ha mai fatto, qualcosa che non ha mai fatto. Credo che sia soprattutto, abbia a che fare soprattutto con superare le sue paure qua, perché qua c'è un incontro a poco, qualcosa che non ha mai fatto. Cos'altro? Qua utilizza Kierkegaard per dirti, qua si evince la profondità di questa persona. Anche nell'assenza c'è presenza. Ricordiamo che l'assenza, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità, no? Vediamo un po'. Allora dice, io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Qua parliamo di una persona che quando non c'è si sente la sua presenza e quindi in questo silenzio assenza farà, la sua anima lavorerà per fargli fare delle azioni che non ha mai fatto nella vita. Sì. Per esempio, se hai una persona nel cuore, qua io vedo molta attrazione e riconoscimento reciproco. Però ti dico che l'altro non è ancora pronto a esprimersi pienamente per le paure che ha o dei vincoli che ha. Ma ti dico, c'è molta attrazione e riconoscimento reciproco e quindi magari non è pronto a fare delle cose, esprimersi pienamente, però lo sta covando. Quello che ti posso dire, se hai questa persona nel cuore, è di evitare le pressioni. Cioè, piccoli gesti concreti possono avvicinarvi molto di più di grandi dichiarazioni. Ok? Se invece, per esempio, non hai nessuno, io qua vedo una nuova energia che entra lentamente nella tua vita, lentamente. Qualcuno con dolcezza, con sensibilità, ma che all'inizio può apparire riservato o confuso. Ecco perché chiede comprensione. Allora, ti dico, mantieni apertura e pazienza. Non farti trascinare in illusioni, va bene? Ma cogli dei segnali concreti, va bene? Se invece sei già in relazione, potresti vivere un momento in cui uno dei due in questa settimana sente il bisogno di più riconoscimento e reciprocità. Uno dei due. L'altro può essere affettuoso,
ma incerto o bloccato un po' da pensieri limitanti. Quindi il consiglio è quello di lavorare su gesti pratici, piccoli, quotidiani, no? Che riportino quella stabilità lì, ok? Sì, sì, vediamo un po' cosa ci dicono queste altre. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, sull'amore. Fiducia e coraggio, lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Questi sono i timori soprattutto relativi all'altra persona. Ti dice fiducia e coraggio, perché a te ti vedo più vincente, soltanto qua potresti proiettare delle cose che magari non ti fanno vedere la persona nella concretezza, non nella verità. Però il risultato è vicino, mi dice, soprattutto legato all'altra persona fuori da te che lascerà andare i timori, perché ricordiamo farà qualcosa che non ha mai fatto nella vita insieme a te, che credo sia proprio lasciare andare i timori, Cos'altro? Detox, depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Te l'ho detto prima quando ti ho letto il corpo, no? E mangia un po' più sano, fai dello yoga sciamanico, fai le pratiche, vai lentamente in questa settimana, non fare cose drastiche, vai lentamente perché in quella pazienza, in quell'andare lentamente, il germoglio fiorirà. Va bene? Mettiamo un'altra carta di queste sull'amore. Paride, e infatti qua abbiamo un conquistatore. Abbiamo un conquistatore con Paride. Può mostrare una certa corazza, però è molto più sensibile di quanto lo vedi, C'è un amore dichiarato e amore fuggitivo. Qualcuno scappa, qualcuno rincorre. Allora, qua vedo Paride non è un re in questo caso, no? E quindi è un giovane anche a livello simbolico che conquista, che vuole conquistare, no? È più un amore adolescenziale, qualcuno che fugge, eccetera. Quindi io vedo in questa dinamica qualcosa che va preso a poco, però qua c'è qualcuno che conquista, qualcuno che dichiara conquista e qualcuno che scappa, un po' così. Fiducia e coraggio, mi raccomando, perché gli eventi che vi capitano sono sempre gli specchi di ciò che dovete elaborare a livello emozionale, ok? E tutto sommato qua io vedo che è necessario, come ti ho detto prima, creare un equilibrio concreto tra ciò che dai e ciò che ricevi. Ti dico, come ti ho detto prima, proteggi il cuore senza murarlo, no? Qua c'è qualcuno che scappa, sia aperta, come te lo posso spiegare? Ma avete capito? Proteggi il cuore senza murarlo. Vedi che quando tu dai le cose, vedi se quello che ricevi dall'altra parte ti nutre o se non ti nutre. Ok? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo di pratica, di consapevolezza per questa settimana. Ti abbraccio fortissimo. Passo alla seconda variante se mi segui anche da lì. E altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana. Allora, vediamo quali sono anche i passi da seguire per la realizzazione degli obiettivi. Seconda variante. Allora, energia dominante della settimana, il grande tema, l'archetipo, la forza che si attiva per te.
Dove mettere energia, cosa fare praticamente, quindi le azioni consigliate, dove investire tempo e cura. La terza carta, cosa evitare o lasciare andare, quale strada non percorrere, quali zavorre lasciare. Quarta carta, l'aiuto visibile, le persone o delle situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile. L'aiuto invisibile, quello spirituale, interiore, la risorsa dell'anima, oppure una certa sincronicità che ti sostiene. Poi, quale ombra integrare, guardare in faccia, quale paura, ferita o schema superare. Ok? E poi vediamo il potenziale compimento e il risultato della settimana. Che frutto maturerà? Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà in questa settimana? Andiamolo a scoprire. Allora, energia dominante o archetipo? Bello, abbiamo il 3 di coppe con la dicitura riuscita. Guarda, questa settimana si apre come un cerchio danzante, perché il 3 di coppe è proprio il canto dell'anima, no? Quando incontra le anime affini, mi spiego? È la celebrazione di un traguardo, però è anche un richiamo a riconoscere che la riuscita non è mai solitaria. La riuscita è il frutto di mani che si tendono, di cuori che si aprono, di spiriti che si intrecciano. Quindi l'archetipo qui è quello della comunità sacra, il cerchio degli alleati visibili e invisibili. Cioè, a livello pratico e pragmatico mi dice che questa carta che sarà una settimana favorevole alle collaborazioni, anche alla conclusione positiva di progetti, a un risultato atteso che finalmente arriva, che stavi aspettando. Cioè questa è un'energia che facilita gli incontri, i brindisi, i festeggiamenti, ma è anche proprio la firma di un accordo, oppure la conclusione di una trattativa, perché porta apertura a nuove connessioni professionali e sociali. Va bene? Ok, vediamo dove mettere l'energia a questo punto. La regina di spade con la dicitura tristezza. Mi viene subito da dire dove mettere energia se arriva la dolce tristezza, la dolce malinconia, uketamo, 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 ti accolgo, ti accolgo. Allora, la regina di spade qua è la saggia delle prove. Il dolore l'ha affinata, la perdita l'ha resa limpida e diretta. E questa settimana ti chiede di usare il discernimento, di non temere la verità e di parlare senza maschere, anche se questa cosa può sembrare fredda agli altri, però fallo. A livello pratico qua, pragmatico, mi dice di mettere energia nel chiarire, nel fare ordine, nell'affrontare con lucidità eventuali delusioni. Per esempio, se c'è stato un errore o se c'è stato un torto, questo è il momento di mettere le cose in chiaro, di fissare delle regole, di proteggere i tuoi confini. Può voler dire anche chiudere una questione che porta malinconia per fare spazio a ciò che è vero e sano, va bene? Sì. Ok, procediamo. Cosa evitare o lasciare andare? Cioè, quale strada non percorrere? Vediamo. La temperanza, con la dicitura paziente, serenità, accettazione. Non restare troppo a lungo nell'attesa passiva. Non restare troppo a lungo nell'attesa passiva. Allora, l'armonia è preziosa, no? Ma ora il rischio è di trasformarla in immobilità. Non devi stare ferma, l'attesa passiva no. Cioè a livello pratico ti dice evita di rimandare le decisioni, oppure evita di cullarti nell'idea che le cose si sistemeranno da sole. Cioè qua dice non cedere a un'eccessiva dilazione, mi spiego? Cioè la settimana richiede anche fermezza, cioè non solo dolcezza, ecco, questo è.
Ok, vediamo adesso qual è l'aiuto visibile, persone, situazioni, che tipo di supporto concreto arriverà o sarà utile. Vediamo un po'. Abbiamo il 7 di coppe con la dicitura fantasia. Guarda, il tuo alleato visibile arriverà attraverso l'immaginazione. Cioè può essere una persona creativa qui, un'idea, allora, può essere o una persona creativa, un alleato che ti alimenta, ti stimola, oppure un'idea ispirata, oppure un sogno che apre una nuova via. A livello pratico potresti ricevere delle proposte inaspettate, questo voglio dirti, delle proposte inaspettate o degli inviti, oppure delle possibilità da valutare. Alcune possibilità saranno illusorie, altre saranno autentiche. Ti dice questa carta: scegli con discernimento, regina di spade. La creatività è un'arma strategica, perché è il tuo aiuto visibile in questa settimana. Ok. Vediamo qual è adesso l'aiuto invisibile. Wow, il mondo. Qua dice coronamento d'opera, completezza. Guarda, allora ti dico chiaramente che il mondo è proprio l'abbraccio cosmico che ti viene dato a livello di risorsa interiore, cioè indica che sei sostenuta o sostenuto da un ciclo che si chiude in bellezza, da una maturazione che ti rende pronta o pronto a un nuovo livello di esperienza, sei proprio sulla rampa di lancio. Cioè a livello pratico l'energia invisibile ti aiuta a completare un percorso in questa settimana, a ottenere anche riconoscimenti. Per esempio su scala ampia questi riconoscimenti, mi spiego, pubblico, sui social, esterno, ciò che hai costruito fin qui è pronto a dare frutti concreti. Bellissimo. Ecco che c'è il 3 di coppe come forza principale. Ok, vediamo qual è l'ombra da integrare, cioè quella da guardare in faccia, una paura, una ferita, uno schema da superare. Vediamo. Qua abbiamo l'8 di bastoni con la dicitura giardino beni. Potresti essere tentata o tentato in questa settimana di proteggere troppo le tue risorse. Oppure potresti essere tentata di agire in fretta per paura di perdere le tue risorse. Quindi qua l'invito è ad agire con tempestività, sì, ma senza ansia, sapendo che la vera ricchezza è nel movimento e nello scambio. Perché qua l'ombra è l'attaccamento alla sicurezza materiale, no? Alla recinzione del proprio giardino. Quindi la paura è di perdere ciò che si è conquistato fondamentalmente. Quindi questa carta, ripeto, ti dice agisci con tempestività ma senza ansia. Ricordati, la vera ricchezza è nel movimento e nello scambio. Ok? Ok. Vediamo qual è adesso il potenziale compimento e il risultato della settimana, qual è il frutto che maturerà. E qua abbiamo un bellissimo 6 di denari con la dicitura munificenza. Entrate di denaro questa carta può indicare. Entrate di denaro, aiuti concreti, anche un riconoscimento economico oppure un sostegno ricevuto. Cioè, qua indica la relazione con le risorse. La relazione con le risorse si equilibra, questo è il potenziale di questa settimana. Si chiude la settimana con un equilibrio di dare e ricevere, no? La generosità come legge sciamanica proprio, come legge cosmica. Sì. Guarda, adesso ti faccio una sintesi pratica per le diverse aree della vita, no? Allora, è una settimana molto bella per questo, te lo dico. Allora, a livello di lavoro, di economia, qua c'è una conclusione, positiva di un progetto, di una trattativa.
e anche possibile riconoscimento pubblico. Questa è la settimana propizia per firmare accordi, ricevere pagamenti o anche nuovi incarichi, o anche nuovi incarichi. L'unica cosa ti dico però, attenzione a valutare bene le offerte e a non rimandare decisioni importanti, non stare nell'attesa passiva. Ok, quindi non rimandare decisioni importanti, mi dice. Allora, nella vita pratica qua vedo chiaramente che possono arrivare dei soldi, dei doni, dei soldi, dei doni oppure delle agevolazioni. A livello sempre di vita pratica, qua vedo che è il momento in questa settimana di organizzare il lavoro con ordine, facendo pulizia di ciò che magari è dispersivo, no? Regina di Spade. Non aspettare troppo prima di agire su delle scadenze o su delle opportunità. Ok? Acchiappale, prendile. Qua vedo che nella famiglia invece, a livello familiare, qua io vedo un supporto da persone vicine oppure da una rete di contatti. Io qua vedo che a livello familiare potrebbe esserci un momento di festa o di celebrazione familiare, va bene? Anche a livello di relazioni e di affetti ci sono delle belle possibilità di incontro e di condivisione, 3 di coppe. Anche con persone nuove e creative, che ti stimolano. Alcuni di voi possono avere un possibile chiarimento con qualcuno che ti ha ferito, in famiglia o in amicizia questo, o anche con una persona di interesse. Ti dico, sempre rispetto al in famiglia o in amicizia, evita di rimandare delle conversazioni importanti, ok? Ok, vediamo cosa, poi l'amore lo leggiamo tra un po', vediamo cosa ti dicono gli oracoli rispetto a questa prima stesa, la parte generale. Anzi, sai che voglio fare prima? Voglio fare alcune specifiche su queste. Allora, voglio mettere delle specifiche sull'aiuto visibile con questo 7 di coppe. 7 di coppe sull'aiuto visibile, le persone, le circostanze. Sì, qua abbiamo la forza, cioè la forza mi sta dicendo praticamente che c'è una proposta creativa che può diventare realtà se l'affronti con disciplina e coraggio, cioè la forza ti dice scegli, focalizzati, non disperdere energie e mille possibilità, cioè può anche rappresentare qua una persona molto carismatica, una persona determinata, capace di motivarti e farti mettere ordine tra le alternative, mi spiego? Sì. A livello interiore, qua la tua capacità di canalizzare emozioni forti senza esserne travolta o travolto sarà la chiave per distinguere ciò che è illusione da ciò che è un'opportunità vera. Cioè questo aiuto visibile è qualcosa che diventa realizzabile se lo prendi in mano con fermezza, mi spiego, senza paura di usare la tua autorità, senza lasciarti incantare da opzioni che ti svuotano, va bene? Mettiamo un'altra carta la penultima carta dell'ombra da integrare, con l'8 di bastoni, eccola, è caduta la sola, la vittoria, sì, non chiuderti, allora, guarda, parla di desideri tuoi questa carta, i desideri materiali o i desideri emotivi qua che rischiano di trasformarsi in attaccamento, mi spiego? Oppure in compiacimento. Cioè il 9 di coppe qua è la carta della soddisfazione personale, ma accanto all'8 di bastoni che indica in questo caso, no? In questa posizione specifica, possesso, beni, protezioni, è come se diventa il segnale di un'ombra legata al voler mantenere uno status oppure una certa comodità. Quando questo? Anche quando sarebbe il momento di rischiare e di aprirsi, cioè ti dico a livello pratico,
potresti temere di perdere ciò che ti dà sicurezza e ciò che ti dà piacere. E questo può frenare il tuo slancio. Quindi l'ombra qua è credere che la felicità sia garantita solo se nulla cambia, invece no. Mi spiego che voglio dire? È come se tu dici la mia felicità se nulla cambia sta bene così. No, quella è l'ombra. L'ombra è credere che la felicità sia garantita solo se nulla cambia. Cioè a livello emotivo è come se potresti rifugiarti in una sorta di autogratificazione in quella settimana, o sentimentale o materiale, per non affrontare il passo successivo nella tua crescita. Cioè questa combinazione ti invita a guardare quando la paura di perdere il benessere conquistato può bloccare la tua espansione e a integrare la consapevolezza che la vera soddisfazione non viene dal trattenere ma dal fluire. Mi spiego? Ok. Perché sei soddisfatta o soddisfatto in questa settimana? Ok, mettiamo l'ultima carta sul 6 di denari, il potenziale compimento risultato. Guarda, io ti vedo stare proprio bene con la regina di denari, assolutamente sì. Regina di denari, prodigalità, mi dice che assolutamente qua io vedo delle entrate o qualcosa che ha a che fare con il tuo benessere materiale, il giusto dare, il giusto avere. Ti vedo bella, bello nel corpo, stare bene anche a livello fisico, psicofisico, stare meglio. È una grande settimana questa. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. La preghiera. Vediamo cosa ci dicono. Se vuoi ricevere un aiuto dalla fonte suprema devi chiederlo, altrimenti loro rispettano il tuo libero arbitrio. La preghiera va posta con fede, senza avere dubbi che ciò che ti serve arriva. Non pregare con disperazione, delusione o rabbia. Quello che ci diciamo sempre fondamentalmente. Quello che ci diciamo sempre. E partiamo dal presupposto che tu hai già tutto ciò che ti serve. Se parti da questo presupposto puoi avere di più. E quindi a volte gli oracoli non si mettono al passo con le nostre evoluzioni, no? Però il senso è proprio questo, no? Che la fonte suprema ti dà già tutto ciò che ti serve. Ecco perché quando spesso i desideri non si realizzano, perché sono animati da desideri, no? di rivalsa, di rivincita, di ego. Però il senso qual è? Questa carta mi dà l'opportunità di dirtelo, no? Tu hai già tutto ciò che ti serve, è davanti ai tuoi occhi, anche se la tua mente ti dice di no. Quando accetti questo, arriva tutto il resto. Sì. E noi stiamo facendo un lavoro di inclusione nella nostra famiglia, no? Nella nostra scuola, di inclusione, di cambiare prospettiva e quindi includere ciò che già è. Ecco perché state sperimentando l'abbondanza che sta arrivando, perché avete accettato ciò che era già, godendo di ciò che era, nel dolore anche. Ok, cos'altro? La perseveranza, superamento degli ostacoli, pazienza e bontà di cuore. Porta attenzione a chi vuole manipolarti. Il tuo angelo ti protegge donandoti saggezza e la capacità di comunicare. Guarda, si superano degli ostacoli in questa settimana laddove ce ne fossero, però è una bellissima stesa questa. Credo siano soprattutto relativi qua all'ombra, non la paura di crogiolarsi in qualcosa che si è già ottenuto per evitare l'espansione e la crescita. Sì, vedo che con la regina di denari qua tu sei perseverante, con pazienza, con calma, con prudenza, è una bellissima stesa in questa settimana, ok? Ok, facciamo l'amore adesso, tutte insieme. Allora, spostiamoci queste carte, non ci mettili così, così, guarda, così, no, così. Così. Ok. Mettiamo così e adesso prendiamoci no, mi voglio mettere questo. Allora
Sia che tu abbia una persona o sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questa settimana, dal 18 al 24 agosto. Allora, energia amorosa dominante in te. Seconda carta, l'atteggiamento consigliato per te. Terza carta, l'ombra personale, una paura, una ferita, uno schema tuo nell'amore. L'energia dominante nell'altra persona o nell'amore che arriva. Le intenzioni dell'altro nei tuoi confronti. L'ombra dell'altro. E il punto di incontro, la possibile evoluzione tra te e l'altro. Allora, anche qua, facciamoci un bel respiro. Cosa accadrà nell'amore? Allora, andiamo a vedere l'energia amorosa dominante in te. 7 di coppe. 7 di coppe, l'avevamo pure qua, no? Il 7 di coppe, sì. Dove sta? Eccolo. Allora, potresti avere delle opzioni. Cioè, sei in una settimana in cui le possibilità e i desideri si moltiplicano, vedo qua. Cioè, la tua anima è come un cielo stellato, no? Pieno di luci, alcune reali, altre illusioni. Cioè, questa carta ti dice attenzione a non disperdere energie inseguendo fantasie. Cioè, scegli ciò che veramente risuona con il tuo cuore. Si intreccia, dove sta? Eccola. Si intreccia con questa carta del 7 di coppe e con la forza dell'aiuto visibile, no? La forza del 7 di coppe. Praticamente qua dice che ti indica che puoi concretizzare ciò che scegli se metti coraggio e determinazione. Puoi concretizzare ciò che scegli se metti coraggio e determinazione. Va bene? Vediamo qual è l'atteggiamento consigliato per te in amore. Il 7 di spade, astuzia. Astuzia di cuore, però, cioè sia astuta, sia astuto, osserva e valuta con attenzione. Non è una settimana per forzare le situazioni questa, no, ma per capire quali mosse sono veramente utili. Che c'è un po' di confusione, quindi non forzare le cose, cerca di comprendere con il cuore quali mosse sono veramente utili. In pratica, proteggi il tuo spazio emotivo, evita conflitti, confronti più che altro, evita confronti diretti che siano inutili, quelli inutili evitali. Valuta le opportunità con lucidità, ok? Perché andiamo a vedere qual è l'ombra personale. Ah, ok, il sole, il bisogno di approvazione. Allora, l'ombra qui sulla parte emozionale, amore, è legata a questo bisogno tuo di approvazione oppure di felicità esterna. Quindi potresti cercare delle conferme dall'altro oppure avere delle aspettative troppo alte. Credo più sia legata alle conferme, però anche alle aspettative troppo alte. Sai che ti dice questa carta? Impara a gioire del tuo valore senza dipendere dagli altri. Consapevolezza, cioè la consapevolezza che la tua luce non ha bisogno di riflessi esterni. Brilla di luce propria. Ok. Spostiamoci adesso nella persona nei tuoi confronti, no? Chiunque l'altro sia. O se non c'è nessuno, dell'energia che ti specchia in questa settimana, che viene da te. Vediamo. Energia dominante nell'altro, o l'amore che arriva. Regina di spade, regina di spade.
Guarda, qua io vedo una persona molto lucida, una persona razionale, una persona autonoma. Qua vedo una persona che arriva con chiarezza mentale e anche con molta franchezza. Guarda, a livello pratico questo incontro è molto stimolante, però richiede rispetto dei confini, ok? Cioè non aspettarti delle manifestazioni emotive immediate, mi dice questa carta. La relazione evolve attraverso la chiarezza e la comunicazione. Mm? Vediamo quali sono le intenzioni dell'altro. Beh, sono belle, qua c'è una bellissima energia della stella. L'altro porta un'energia di bellezza, l'altro porta un'energia di sostegno, di ispirazione, l'altro ti ispira, porta energia di ispirazione, cioè l'altro vuole mostrarti fiducia, l'altro vuole creare uno spazio sicuro con te, mi dice. A livello pratico questa carta mi dice che chi arriva o chi hai nel cuore cerca di rassicurarti, però serve pazienza, ok? Serve pazienza. Vediamo qual è l'ombra dell'altro. Ah, il controllo. Il carro. Guarda, l'altra persona che arriva o che hai nel cuore può avere delle dinamiche di controllo oppure di fretta. Potrebbe spingere verso decisioni affrettate, decisioni rapide, oppure voler imporre la propria direzione. Questa è l'ombra. Allora, ti dico chiaramente, praticamente cosa bisogna fare? Osserva quando il ritmo con l'altra persona diventa troppo veloce e mantieni il tuo equilibrio. Cioè non farti travolgere dalla corsa al risultato, mi spiego? Ok. Vediamo adesso il punto di incontro. Vediamo il punto di incontro, il potenziale in evoluzione, no? Boom, la morte, accipicchia, trasformazione totale. Praticamente la morte mi dice che ciò che non serve più si lascia andare e ciò che emerge è più autentico. A livello pratico che succede con l'altro, chiunque l'altro sia? Ci sono dei cambiamenti profondi nelle relazioni, oppure nell'approccio all'amore stesso. Questo può essere un passaggio di rottura di vecchi schemi per aprirsi a qualcosa di più vero. Mi spiego? Guarda, guardando la stesa generale, le similitudini, le connessioni, no? Qua c'è un tema trasformativo importante in questa settimana, perché sia nella stesa generale che nell'amore emerge questa trasformazione, mi spiego, emerge questa trasformazione potente. Cioè la settimana invita a tagliare ciò che non serve, sia nelle relazioni che nella vita pratica. La forza qua ti invita ad avere il coraggio di fare proprio questo passaggio. Mi spiego? Sì. Guarda, allora, per esempio, se hai una relazione stabile, qua ci sono delle trasformazioni importanti, ci sono dei chiarimenti su dei ruoli e sulle dinamiche, vedo. C'è la possibilità di rinnovare la relazione proprio attraverso la chiarezza e quella, sai, quell'intimità autentica, no? E quindi se hai una relazione stabile, la settimana è molto potente per riallineare degli obiettivi comuni e anche dare nuova energia alla coppia. Se invece qui hai una persona nel cuore, ecco, come si mostra quest'altra persona nei tuoi confronti? Si mostra lucida questa persona, chiara, lucida, con ottime intenzioni, Regina di Spade e la Stella. Attenzione a non idealizzare, però, ti dico, non idealizzare, cioè lascia andare le aspettative, la morte, no? E osserva i segnali concreti, perché la settimana qua favorisce il dialogo e la comprensione profonda, però basata su piccoli gesti pratici d'affetto, piccoli gesti pratici. Se invece non hai nessuno, qua c'è assolutamente un potenziale incontro con una persona chiara e indipendente, che ti ispira.
ti dico a livello pratico che la conoscenza sarà lenta, ma autentica. Qua serve coraggio e discernimento, tra fantasia e realtà, coraggio e discernimento. Sì, utilizzo i termini fantasia e realtà, ma sappiamo che è tutto un'illusione, è tutto utilizzo questi termini per intenderci. Ti direi più che altro serve coraggio e discernimento tra ciò che veramente il tuo cuore desidera e ciò che invece sono solo illusioni di ciò che pensiamo di dover desiderare. Ecco, questo è il senso. Quindi, unita anche con la stesa generale, la parte relazionale, questa è la settimana in cui, come dire, è una settimana celebrativa, perché si apre con questa energia di celebrazione, di riuscita, no? Questo 3 di coppe ti invita a riconoscere i piccoli trionfi quotidiani in questa settimana, che può essere un progetto che avanza, un contatto importante, un gesto di gentilezza, no? Che ti ritorna amplificato. Questo è un tempo in cui le relazioni, il lavoro e la vita sociale richiedono attenzione lucida e scelte consapevoli, perché non tutto ciò che brilla è oro, no? Ecco, il tuo cuore qua è sospeso tra desideri e fantasie, ripeto, utilizzo di nuovo questo termine per intenderci. Tra desideri e fantasie, il 7 di coppe ti ricorda che le possibilità sono tante, ma solo alcune portano un nutrimento reale, questo volevo dire. E la forza che accompagna questa carta del 7 di coppe qui ti sussurra questo: scegli con coraggio, muoviti con determinazione, fidati della tua intuizione incarnata. E l'atteggiamento consigliato è questo 7 di spade, cioè ti invita a osservare, a pianificare, a proteggere il tuo spazio e a distinguere tra le opportunità che sono veramente conformi alla tua anima e quelle che non lo sono. Nel contempo la tua luce interiore, il sole qua, ti chiede di integrare le tue paure. Lascia andare la necessità di approvazione, lascia andare la necessità di competere, ma riconosci piuttosto ciò che già brilla dentro di te. Anche chi ti circonda, che non è solo amoroso, no? Adesso sto intrecciando tutto, anche a livello relazionale, tutto è relazione, le persone con le quali veniamo in contatto, siamo in relazione con tutto, no? Quindi sto intrecciando tutto. Anche chi ti circonda porta con sé luci e ombre. La regina di spade, la regina di spade qui, che appare sia nella sfera generale che nell'amore, ti suggerisce chiarezza, indipendenza, onestà, mentre la stella mostra le intenzioni sincere dell'altro nei tuoi confronti e il carro ti mostra le sue tendenze a muoversi in fretta o a controllare. Il punto d'incontro tra te e l'altro è la morte, cioè un richiamo potente. Ciò che non serve più deve cadere per lasciare spazio a una trasformazione autentica. Quindi la settimana ti porta verso frutti concreti di gratitudine, di equilibrio. Ricordiamo questo 6 di denari, mi spiego, e anche il 9 di coppe, momenti di generosità, soddisfazioni tangibili, gioia reale. L'aiuto invisibile del mondo ti mostra che sei sostenuta o sostenuto dall'armonia universale, mentre la forza e la fantasia del 7 di coppe ti ricordano che l'immaginazione può trasformarsi in azione concreta. Quindi facciamo anche le pratiche di visualizzazione con lo yoga sciamanico, ok? Quindi ribadisco sull'amore, per chi ha una persona nel cuore, questo è il tempo di chiarire, osservare e dialogare senza illusioni, perché in coppia la settimana ti dà la possibilità di rinnovamento, di riallineamento. Per chi è sola o solo, il cammino qua indica un incontro autentico, che è lento ma profondo, che bisogna coltivare a poco con il discernimento giusto. Ok? Vediamo i miei oracoli, lui lei, cosa ti dicono rispetto alla persona che incontri. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto, l'info box. Vediamo un po'. Questa persona
in amore nei tuoi confronti. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Questa persona vuole tutto di te. Non ti aspettare delle cose clamorose emotive, ma aspettati qualcosa che ha a che fare con questo. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Cos'altro? Ti sto manifestando, questa persona vuole realizzare qualcosa con te di importante, c'è la stella, un profondo desiderio. Non arriva subito questa cosa, cose eclatanti, no, però è una cosa qua autentica invece. Cos'altro? Tu guardi le stelle, non ci posso credere, la stella, tu guardi le stelle, stella mia. E io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa persona ti scruta nel dettaglio, anche se non te lo dà a vedere. Ti scruta nel dettaglio, ok? E vuole manifestare qualcosa di importante, vorrebbe anche controllare gli eventi, no? Però qua tu ti ritiri nel tuo spazio, osservi anche tu e avverrà una grande trasformazione. Ok. Vediamo cosa ti dicono. Dove sta? Queste sull'amore. La saggezza. Ascolta la tua voce interiore e lei sa cosa fare. Non ha bisogno di spiegazioni questa carta, no? Ok. Ci sarà un nuovo inizio, e te l'ho detto, perché arriva la morte in amore, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante, più autentica direi. Ok? Cos'altro? Energia dalla natura. Hai bisogno di un po' di energia dalla natura, perché la natura è la nostra madre terra, siamo natura noi, e quando stiamo nella natura senza parlare, senza bisogno di fare nient'altro, ci ricarichiamo. Quindi un po' più di ricarica nella natura, perché qua hai bisogno di fare delle scelte, no? Ma con calma, non essere precipitosa, non affrettarti. E nel frattempo, quando tu stai meditando sul tutto, un po' di natura ti fa molto bene, mi dicono, ok? Quindi, allora, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io ti faccio una domanda per la settimana, con tutto quello che abbiamo detto. Ogni giorno di questa settimana chiediti quale piccolo passo posso fare oggi per sentirmi più felice. Ok? Ti faccio solo questa domanda. Quale piccolo passo posso fare oggi per sentirmi più felice e in pace? Questo è il succo di questa settimana. Va bene? Ok, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, praticate e studiate. Io ti ringrazio dal profondo dell'anima, noi ci sentiamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!